Ragazzi, siamo arrivati al secondo video del mega viaggio di quest'estate. Se vi siete persi il primo video andatevelo a vedere. È stato il viaggio di avvicinamento per la prima giornata vera che vedrete oggi. Siamo partiti dalla Liguria e siamo arrivati a 2 passi dalla baita di Briga Alta, da dove parte poi la Via del Sale, e oggi faremo Via del Sale e un botto di colli. Vi dico solamente che staremo in ballo dalle 8 del mattino fino alle 8 e mezzo di sera, con una pausetta di un'oretta e mezzo, e oggi sarà una giornata veramente figa. Si sono aggiunti altri 2 componenti del gruppo, una CRF 300 e una Cove 800, e oggi appunto andremo a fare la Via del Sale, che io avevo già fatto lo scorso anno, ma rifarla con un gruppone grosso, inserirla in un viaggio completo, itinerante, mi piace molto di più come idea. E la cosa bella è che la Via del Sale, che è uno dei giri epici più famosi che ci sono anche in Europa, non è stato il vero focus di questa giornata, ma è stato solamente il punto di partenza. I colli che verranno dopo saranno altrettanto belli, altrettanto interessanti, paesaggi incredibili. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che abbiamo visto. Questo è il giorno 2, il viaggio è solamente all'inizio, quindi iscrivetevi al canale in tutti i modi, perché arriverà poi il giorno 3 e il giorno 4 che saranno da fuori di testa completamente. Ci rivediamo per i saluti, ragazzi, buona visione. Madonna che sonno. Dice Roberto, dice il nuovo compagno del gruppo con la Cove. Là ci sono le moto e adesso tra poco si sale. Siamo a Briga Alta, sono le 7 del mattino, un suono della Madonna, paesaggio stupendo. La stanza che tolgo l'ND. Va bene, dai, andiamo a fare colazione. Io mi sono alzato alle 10 stamani, bello tranquillo. Abbiamo alloggiato qua alla locanda di Upega, molto carino sto posto, ve lo consiglio, si mangia anche bene. Adesso saliamo, siamo a Briga Alta, voglio portare i ragazzi prima al Cristo Redentore perché poi non ci si ripassa più di qua, dopo si ritorna indietro e iniziamo la Via del Sale. Ci siamo, si parte, ci stiamo avviando all'inizio della Via del Sale, così verifichiamo se il giro dello scorso anno, che era stato stupendo, sarà stupendo rifarlo anche per la seconda volta. Vi avevo portato un bel video che vi era piaciuto molto, per chi non l'ha visto vi consiglio di andare a vederlo, e oggi non sarà esattamente quel giro lì. Dopo il tratto a pagamento della Via del Sale non entreremo in Francia come l'altro anno, ma continueremo in direzione di Susa. Adesso proseguiamo, prima tappa Cristo Redentore, poi torniamo indietro e partiamo col tratto a pagamento. Ieri avete visto che ho avuto problemi con la ventola che si è bloccata, terrò monitorata l'acqua il più possibile perché ho una ventola sola che va. C'è questo pezzettino qua dalla locanda di Upega fino al casottino che è molto carino, chill. Dai raga che saliamo su al Cristo Birichino. Sono contento perché ragazzi non ci sono mai stati, a parte la giù alta è spettacolare, secondo me merita veramente, è un peccato essere arrivati fin qua e non salire fino dal Cristo. E lassù in cima c'è il Cristo Redentore. Qua questa vallata è pazzesca, veramente incredibile. Ecco il Cristo Birichino là. Eccoci. Ragazzi, spettacolo raga, poi non c'è nessuno per fortuna. Bello, bellissimo, te l'avevo detto che meritava. Che bello ragazzi. Spettacolo.
il Cristo ce lo siamo fatto. Non siamo arrivati su in cima al punto più alto, che era là dove si vedeva quell'obelisco. Ora sto scendendo a passo sostenuto per recuperare gli altri. Peraltro io sono con 70 km di autonomia. Ci sarà anche questa sfida oggi, vediamo se riesco ad arrivare al limone senza risparmiarmi troppo. Questi siamo noi? No, non siamo noi. Eravate fermati? Facciamo un attimo un change che voglio provare il Suzuchino. Dai, te prendi questa? Vai! Ragazzi, facciamo un bello swap di moto qua. I ragazzi si sono passati 3,90 con Suzuchino. E io e lui ci swappiamo 8,90 R con code. Viene un cazzo, sappilo. Viene un cazzo, sappilo. Qui c'è l'STR finite. Vado tranquillo, vado tranquillo. Bella scorbutica. A livello di on off, ora qua ci sono le porco. Sono le STR finite. Ci ho preso un sasso sull'anteriore, mi sembrava andare in terra. È bene che vado pianino pianino con questa covetta. Poi sento qua dietro, non so, ci deve essere. Non so che cazzo è, mi va sul tallone. On off bestiale, non è per niente progressiva come accelerazione. Ora poi sono i primi metri che ci faccio, quindi poi non c'è il quick shifter su questa. Posizione di guida in piedi. Quello ho guidato l'890 è sparito. Quindi ci deve essere trovato bene, mi sa. Non me la sento di spingere perché davanti c'è un STR con 15.000 km. Non so come hanno fatto ad arrivare a 15.000 km con questa gomma. Salve! Però un bel motore, Una volta che hai preso la mano con questo off, veramente un bel motorino. È strettissima a livello di ergonomia. Sicuramente la terza è la marcia quella migliore. Qui è veramente paura, ragazzi, di andare giù di faccia con queste gomme qua finite. Minchia, guarda questo. Attenzione, allarme aura. Quella mi sa che era una bici carrozzina. Spettacolo. Sospensioni mi piacciono, Non sono affatto male. Ho ripreso il ragazzo a cui ho dato l'8,90, che mi sembra che sia rimasto molto contento. Comunque sì, non è affatto male, Non è affatto male. Ecco la Jinx. Eccoci al caselletto. Bella. Una motina Ti piace? perfetta. Le sospensioni non so se le hai toccate. Hai toccate le sospensioni? Sì, sono tutte preparate. C'ho su le Andreani e l'Olins. Ciao. Albi, cazzo, sì! Cazzo, ma assurdo che ci siamo trovati! Sto vedendo tutti i giri che stai facendo sempre. Ah, stai seguendo il canale? Tutto, sei sempre sdraiato. Sì, sempre in terra. Sono questi giusti posti dove non cado. Bravi, siete qua anche quest'anno. Sei con il... Colondina oggi Colondina. Ma non era questa quella dell'altro anno? 500. Ah, ok. C'ho qua anche il 500. Ok. Abbiamo fatto cambio moto, volevo provare la Cove, lui ha provato la mia. Sì, la tua bella messa a posto, visto che l'avevi scontata tutta, sì. L'hai rifatta tutta. Sì, più che altro abbiamo fatto il maxi tagliandone. Beh, ci voleva. Sì. E già che c'eravamo ha fatto un po' di modifiche sul pacco frizione. Sì, funziona bene, a posto. Sì, perfetto. Solamente che ieri mi si è fritta la ventola di destra. Quindi adesso sto andando con una ventola sola. Te andavi l'altro anno, cazzo. Andavi di brutto. Anche con questa mi sto bene, non ho. Ma te una bella manetta c'hai. È stato un piacere, Albi. Ciao. Ti commentavo, dicevo, cazzo, non mi ricordavo il nome, è sparito, la moto si è trovato bene, vai. Però comunque, guarda, subito era molto strana l'erogazione, ma poi invece, cazzo, poi verso il manubrio più lontano, sì. altre cose. Sì, siamo entrati, abbiamo fatto la prova delle moto, più avanti proverò anche Suzuchino e il 390, sono curioso. La prima parte qua giù è bellissima come paesaggio, ci hanno detto che c'è un pezzo bello smosso, dopo rifugio. Vuoi provare? Sì, vai! Provo il 390 adesso, figata! Oh, finalmente provo il 390! Figata!
po' come va. Sono abituato con la mia che devo parzializzare in uscita di curva. Minchia raga, ma è uno spettacolo. Avere il motore che puoi darglielo senza aver problema di andare in terra perché c'è troppo gas. Secondo me con una moto così si va più forti. Una volta che uno ci prende la mano. Dietro c'ho Stefano con le mie 8,90. No, vabbè, stupenda. La 390 stupendo, veramente stupendo. Mi piacerebbe provarlo con una gomma più seria di queste Vita Steamer. Se uno prende un 390 e lo prepara, ciaone. Sarei veramente curioso di provarla su un pezzo enduristico. Come tutte le KTM devi darglielo, più vai più le sospensioni lavorano bene. Non so come le ha tarate lui diceva che le sentiva troppo morbide. Io cazzo, veramente stupenda raga sta moto. Poi bello la seduta, sei bello sopra la moto. Ora Stefano mi ha detto che ha fatto alzare la sella, quindi non so. Poi c'ha su queste gomme di Mitas che le odio, quelle che montava di primo equipaggiamento, l'890R è la peggio gomma che ho avuto per quanto mi riguarda. Ma sono pazzesche le sospensioni, cioè più gli dai più loro vanno. Ok, figata, un po' alta per me la sella, veramente bellissima. 390 raga, l'800X, molto bella anche quella, però veramente col 390 confidenza massima da subito. Sento che veramente ci posso fare qualunque cosa con questa. È chiusa la vena. Madonna, spettacolare. Questa motina va che è un piacere. Ma poi più vai più le sospensioni lavorano bene. Io adesso ti dico, se dovessi prendere una moto, cazzo, prenderei questa, metti sospensioni preparate, gomme giuste, ciao. Divertito? Bellissima. Sospensioni della tua. Queste vabbè sono un tappeto. Io ci sono andato piano piano perché ho detto fammici un attimo perché è pesante, però sì. Ti rimane piantata bella giù e cazzo copia qualsiasi cosa con Sì. una facilità incredibile. E le dovresti sentire sul rotto. Lì senti veramente che proprio... Torniamo su Jinx. Stefano mi sono piaciute le sospensioni, ha detto molto, la sente bella che copia. Adesso che sono ritornato sopra si sente, però 390 raga ha delle grandissime potenzialità, è già così come esce di fabbrica. Sarei curioso di provarle veramente in un pezzo bello enduristico tipo quello di ieri. Era interessante provare le robe rotte di ieri. Mamma mia che posti. Sono contento perché avendo poca benzina me la devo fare veramente in maniera conservativa. Come ho detto nel video scorso, ci tengo a fare un po' di sensibilizzazione anche quest'anno. Come percorso è veramente molto facile, non è niente di complesso, chiaramente parlando per una persona che ha già messo le ruote fuori strada. Non lo verrei a fare come prima esperienza, specialmente se la moto non è adatta. Su internet leggerete la qualunque, si fa in due con la Vespa, con la
Harley, si fa con quello, si fa con quell'altro. Vero, potete tranquillamente venirla a fare anche con uno Scarabeo 125. Il punto non è che lo riuscite a fare, il punto è come lo fate, se poi vi divertite alla fine. E poi il punto principale è una via dove ti viene da andare sostenuto, perché essendo molto facile, avendoci un fondo che tiene tantissimo, ti viene da andare bello spedito. La regola secondo me che potete tenere è questa: se siete persone che fuori strada vanno a 20 km/h come limite massimo di potenzialità, andate a 15. Se siete gente che in itinerari del genere riuscirebbe ad andare a 100, per dire, in un pezzo così che è tutto dritto, andate a 50 massimo. Il problema di questo itinerario è che avete delle robe a sbalzo e se andate giù siete morti praticamente. Adesso qua si percepisce fino a un certo punto e questa non è neanche una delle situazioni particolarmente pericolose, perché a meno che non andiate a 90 km/h e andate dritti così perché stavate guardando il cellulare, non ci sono rischi evidenti. Ci sono dei pezzi invece dove c'è proprio il vuoto, a vuoto tipo magari 50 metri di vuoto, e lì potete andare anche a 30 km/h, ma se vi si chiude l'anteriore in curva, siete a una velocità che per voi è il vostro limite, basta, è fatta la giornata. Questo qua è un pezzo super scorrevole, veramente super scorrevole. Tra l'altro questo è un pezzo molto bello che vi si apre tutta la vallata e poi state attentissimi nelle curve, sono un sacco di curve proprio a gomito, arrivano bici, macchine, moto, quad, quindi occhio. Però lo consiglio come giro da fare anche se siete chiaramente neofiti. Parlando del tratto a pagamento, se invece fate un giro come quello che ho fatto io l'altro anno, dove finito il tratto a pagamento siamo andati in Francia e poi dopo siamo andati giù fino verso dove poi si aggancia il Tanarello invece specialmente in salita non lo consiglio a un neofita, è bello rotto, è una bella salita che non molla mai, specialmente se avete una moto grossa come la mia, è da fare con cognizione di causa, ecco. Ufficialmente entrato in riserva. Questo è uno dei pezzi che vi dicevo che se vai giù è proprio nel vuoto, quindi questi sono proprio i pezzi da fare con la massima attenzione. Peraltro quest'anno qui c'è molto più sasso smosso, sempre una cagata, però c'è molto più sasso smosso. Tenete i vostri lati. È diventato molto più smosso qua. L'altro anno era un'autostrada, quest'anno c'è un pochetto di sasso smosso. Vabbè. Abbiamo fatto una pausetta qua. Guardate che spettacolo, ragazzi. Adesso ripartiamo. Io non ho idea cosa succederà con la benzina perché sono appunto già nella parte rossa, 60 km. Quando lampeggia così, chi ha l'8,90 sa che è birichina. Quindi oggi abbiamo anche un bel test sulla durata della benzina quando è rossa. Vediamo cosa riusciamo a farci, Questa è la parte che ci hanno detto che rispetto all'altro anno sia un pochino più rotta. Questo è un pezzo bellissimo, proprio lunare. Questa distesa di rocce, un bel GS 1300. Cosa? Dai un occhio alle corde che sono molto morbide di lato, acqua 90 gradi, sta tenendo bene. Questo è di nuovo un bel pezzo, ragazzi, bellissimo. L'altro anno questo pezzo qua mi era piaciuto da morire. La differenza è che lo scorso anno non c'era un'anima, quest'anno invece c'è un bel bordello tra bici, moto, veramente tantissime bicilindriche. Qui sono queste curve proprio cieche, devi andare a corto, anche perché se ti vengono dritti e ti centrano, un sacco di gente che taglia le curve magari, ma qua è stretta, cioè se esci fuori è fatta la journée. Bella scorrevole. Questo è completamente tutto a destra, porco. Meno star dalla propria parte sarebbe carino.
Non stai dalla tua parte manco qua, veramente. Che belle. Qui è bello rotto. Tutto ok? Il pezzetto lì è molto più smosso rispetto a come era l'altro anno. Bello. Mamma mia raga, che cazzo di posti. Se vi rendete conto della meraviglia di questi posti, se non ci siete mai venuti raga e vi piace questo genere di sport, vi consiglio vivamente di farvi un giro sulla Via del Sale. È uno sballo, questi paesaggi qua sono qualcosa di devastante. Qua siamo arrivati quasi al semaforo, c'era un taglio carino. Sì. Sa che è aperto. Controlliamo solo la temperatura dell'acqua qua. Com'è la temperatura? 99 gradi ma da fermo, quindi è onestissima. Va bene, va bene. Allora, semaforo rosso, 20 minuti. 20 minuti. Almeno. Ok. Abbiamo una ventina di minuti di attesa. La pisciata ci sta. Ci sta anche la sigaretta. Volete della frutta secca? No, grazie. Ma perché no? Dai, la tiro fuori allora. Come sei messo con la benzina? C'è ancora. Diciamo non sono alla riserva tirata. Perché non ti dice il chilometraggio a te, vero? Dice, secondo me sono di più. Però nel libretto dice che quando ti rimane una tacca e lampeggia la pompa dovrebbero essere 2,1 litri giù. Ok, vabbè, al limone ci arrivi tranquillo. Quando inizia a lampeggiare la tacca sono 0,8. Ok. Secondo me è 1 litro anche più. Spettacolo, raga. Qui sarebbe bello salire. Tum, 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 tum. Qui ci sono dei fuoritraccia che non si possono sicuramente fare, che devono essere... Là c'è la curva famosa, e laggiù in fondo si vede una città, dovrebbe essere Limone. Sì, ci abbiamo anche il Papa, ragazzi. Ecco, adesso ci dà la benedizione. Non so come mai è lì in piedi. Ma più che altro cosa c'ha dietro? La tomba già pronta. C'è il sarcofago. Il sarcofago. Qua abbiamo un pachetto di cippettine. Semaforo rosso. Adesso speriamo che scatti il verde. Più bello è di me. Ma guarda cancelle. No, però adesso mi devi dire una cosa te. Vai. Devi raccontare queste gomme quanti chilometri hanno. Allora, quella dietro ne avrà una 15.000, quella davanti ne ha 25.000. 25.000. Vai a vedere lo scalino che c'è. Volevo farvi riflettere per chi dice ma con le gomme è un casino, non si può andare. Poi Lui tutti sta andando. Ah, Ciao! 25.000 chilometri davanti.
Dovrei aver perso la batteria, porca troia, merda. Vabbè, ho perso una batteria del drone, raga. Anche questa testa di c***o col Tenere non ha aspettato il semaforo. Guardate che cazzo di paesaggio che c'è qua. Qua c'è lo zio Albi e ora la super discesona verso Laimon. C'è bel tornantones. Ti ho fatto le riprese bellissime. Sì, la discesa stupenda qua, tutto il paesaggio sotto. Porco, cioè a destra stanno, hai capito? C'hai pure il torto te. Cazzo, là c'era una bella discesona. Eccoci arrivati, siamo al caselletto. Ciao, andiamo giù verso Limone. Bellissimo, bellissimo. Qua per salire al forte c'è quella salitina lì sulla sinistra, carina. Io ho 10 km di autonomia, ma quella me la faccio. Affanculo. Qui sono tutti forti. Ah no, sì, aspetta che guardo, ma di lì si scende, eh? Falla correre! Se no di qua! Sì, ce la fai, ce la fai! La devi lasciare andare, se! Minchia che mezzo questo qua! Che mezzo! Aggiornamento benzina, siamo ancora con 10 km di autonomia praticamente da quando siamo partiti dal semaforo, se non sbaglio. È una tacca sola, in riserva piana rossa. A Limone ci arrivo di sicuro. Vi do anche un update sulla temperatura. Temperatura 97 gradi, quindi se dovesse rompervisi una ventola vi posso dire che va alla grande la moto anche con una ventola sola. Facciamo una pausetta? Dai, ci sta, ci sta. Ho fame, ho sete. Che sogno. Ragazzi, siamo al momento della pausa, eh? Il tablet lo lascio qua? Magari no, il sole così non li fa bene. Salute. Ah, doppietta. Fai firmare la liberatoria a tutti però, eh. Per sicurezza. Non so se avete fatto Il l'esperienza. dottore... Gelato. Il dottore... Pausa pranzo l'abbiamo fatta, adesso si va verso le Colle del Pre e non mi ricordo cos'altro. Più che altro adesso devo far benzina. Comunque sono ancora con 10 km di autonomia da parte su in cima della via del Sale. Più che altro ora abbiamo un'oretta di trasferimento di asfalto.
No, ci siamo fatti un'ora di trasferimento, raga. Siamo entrati in traccia. Credo che stiamo facendo un pezzetto della strada dei Cannoni, che io non ho mai fatto peraltro, che ci serve per raggiungere poi la prossima traccia. Anche qua bello polveroso. Io ho un sonno, ragazzi, pur non avendo mangiato un cazzo a pranzo, perché mi sono mangiato solo un gelatino, io ho sonno. Sì, non mi dovrei mai fermare. È un bel handicap questo qua. Qua è praticamente tutto battuto, c'è brecciolino ovunque, tanta polvere. Sono proprio quelle tracce che ti magari tendi ad andare bello deciso, aderenza a terra, specialmente in curva con il brecciolino così, è una meraviglia proprio. Mi manca un po' lo scassato del primo giorno, devo essere sincero. Belle, questi posti sono stupendi, però mi manca il terreno rotto. Ci sta, perché veramente a livello paesaggistico bellissimo. Il problema è che io il paesaggio non lo guardo mentre guido. Quando monto i video dico: ma che belli questi posti, ci dovrei andare prima o poi. Mi rivelo tutto e lì allora mi godo i paesaggi che non mi sono goduto mentre guidavo. Ci abbiamo una quarantina di minuti di trasferimento. Bene raga, sta iniziando a piovere di brutto. Per favore non piangere. Ma no, io continuerei ancora un po'. Testiamo questo tablet, ci sta piovendo sopra e lo prende come il touch. Vabbè, vediamo se questo tablettino con l'acqua tiene. Lo vendono come non resistente all'acqua. Se tiene, 150 euro meglio spesi, 130 euro, non mi ricordo quanto l'avevo pagato. Sta piovendo, io riesco a prendere il laminato, quindi mi bagnerò. I ragazzi si sono vestiti e io faccio la testa di cazzo e non mi vesto. Ora si è alzata proprio bufera, Mi sa che mi tocca smontare questa fantastica costruzione per prendere la roba antipioggia. Che coglioni. Il tablet per ora resiste, Ecco. Porco. Poi è proprio di sguincio. A noi ci arriva proprio addosso. Vaffanculo. Ma guarda che cazzo. Non avevo mai visto una cosa così. Anche sotto l'affare ci sta zuppando completamente. Siamo belli coperti. Il problema è prendere vabbè, le valigie in realtà una volta che le smontiamo. Guarda la mascherina. Ne sta facendo un botto. Ora volevi lavare le moto? Staranno lavando? No. La polvere della via del sole l'abbiamo tolta. Sì, la polvere della via del sale direi l'abbiamo tolta. Questo problema in tassello non ce n'è. Siamo stati fermi 10 minuti e aperto. Perfetto. Abbiamo lavato per bene le moto sotto l'acqua. Non ho capito se stiamo già salendo al Colle del Prete oppure no. Lo sa Stefano, anche perché a me è saltata la traccia qua, quindi siamo belli freschi. Il fondo comunque tiene. Ha tratto un botto d'acqua, però qua mi sembra che l'aderenza ci sia. No, mi sa che dobbiamo andare laggiù in cima noi. Io sto andando a sensazione perché non lo so di preciso, perché non ci sono mai stato e non ho più la traccia, quindi non vedo neanche la direzione qual è. Qua è Viscidone. Sono pure rimasti specchietti aperti. Mamma mia, bellissimo però. È una strada zero emozionante, però dai, ci si prende un po' di fresco. Sicuramente su in cima ci sarà un paesaggio della Madonna. Buon spettacolo raga, paesaggio incredibile. La strada è sempre molto facile, un filino più carina rispetto alla parte che abbiamo fatto prima. Pieno di mucche al pascolo. Ciao! Non male che è bella bagnata, la rende un filino più spicy, perché asciutta questa secondo me è una rottura di coglioni. Qui c'è un po' di rotto. Bene. Qua inizia un po' di scassatello. Ci sta, qua ci sta. È una bella da fare in salita questa. Ok, acqua 98 gradi. Ci stiamo andando a 2 all'ora. E questo comunque come paesaggio ha fatto niente male. Niente male. Spettacolo. C'è
c'è questa salitona che va su in cima, ma mi sa che adesso col fatto che si è bagnato tutto, solo che essendo bagnata, orco. Secondo me ora non la fai, con l'acqua che ha fatto. Diciamo che te la sgommi bene. Più le volte che va intera che quelle che a me non tiene una sega. E ora c'era questa che andava su in cima, che è bella, una bella salitona, ha bagnato tutto, non mi ci metto a provarla. Con le rebel queste qua non me la sento, veramente figa. Cazzo, ero tutto casato, so che mi rimarrà lì. Praticamente è un unico strato di terra bagnata, fanchigliosa, che con queste gomme qua tiene. Infatti queste gomme non sono sicuramente le migliori gomme del mondo, secondo me sono veramente delle ottime gomme da adventuring per il periodo estivo. Sono comportate bene comunque, almeno che uno non vada a fare le robe imputtanate come quelle che facciamo di solito, allora per quelle cose lì diciamo che fanno un pochetto fatica. Paesaggio raga fotonico, sono tutte le mucche al pascolo e qua giù si vede tutta la pianura in fondo, veramente stupendo. Oh, dal lato di qua è molto più interessante la strada, molto più interessante devo dire, un pochino più rotta, speriamo che la moto non mi vada in ebollizione. Questa mi piace molto di più, il paesaggio è incredibile, quindi la parte della salita niente di fantascientifico, ecco. Cazzo, questa andava fatta al contrario proprio, perché noi dobbiamo andare di là, era impossibile farla al contrario. Cascocetto. Raggiungiamo ragazzi, mi sono fermato per fargli le riprese. Grande il Pajero! Grande il Pajerinos, una bella sassaiola, bella, mi è piaciuta molto. Questo come colle è proprio bello, cioè la parte della salita è bellissima a livello di paesaggio. Qui abbiamo la discesa che allora qua mi sa che riparte battuto. Sono già le 17:35 e per le 7:30 dovremmo essere al B&B. Due decolli che ci avevamo dopo questo li abbiamo tolti, sono dei pistoni tutti in pari, di strada ne abbiamo già fatta parecchia oggi, andiamo a vedere qui e là e poi dopo probabilmente faremo asfalto fino alla casa. Vediamo com'è questa Valle Infernotto. Tra l'altro ho l'ultima batteria della Ista che è al 70%, vediamo se riesco a fare tutta la giornata, speriamo. Questa mi raccontava Stefano che l'aveva fatta il primo anno che aveva preso la prima moto, l'Himalayan, e si era cagato sotto a farla in discesa, era molto all'inizio, quindi c'è da vedere effettivamente com'è. Ma spettacolo, spettacolo, quanta roba, mamma mia, tantissima roba. Il villaggetto abbandonato, spettacolo. Porca. Per adesso è super easy. L'unica rottura di scatole è che è tutto molto bagnato. Qui è bella sassoialosa. Ci delle case abbandonate. Qui è tutta bella rotta. Sono entrato nel rigagnolo io. Comunque no, non era la Valle Infernotto, quella lì era un pezzo di collegamento e la prossima è la Valle Infernotto. Ecco, dovremmo esserci. Eccoci nella famosa Valle Infernotta, non so come cazzo è, ce l'abbiamo fatta. C'era Stefano che aspettava questo pezzo con tutto se stesso, che abbiamo fatto arrivarci, sicuramente è più rotto dei pezzi che abbiamo fatto prima, un po' di pietrone piantate. Rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, sicuramente un po' più divertente. Qui sale.
molto carina questa, qui stringe, bella. Bella questa, ragazzi, veramente tantissima roba, finalmente un bel pezzetto spicy. Allora capisco che ci si era cagato sotto, Ste, la prima volta che l'aveva fatto, se era all'inizio. Bello, ma poi ci sono un botto di salti, un botto di salti. Porca ma... Allora, praticamente Roberto, zitto zitto, sono fatti questa discesa qua, purtroppo quando chiaramente ci sono delle cose belle da riprendere non l'ho ripresa, ho tutto sasso smosso e sasso piantato, bella ripida, e sto cavallo qua appiccicato ce l'ho avuto tutto il tempo. Abbiamo scoperto che praticamente lui si stava trattenendo in questi 2 giorni perché doveva fare il rodaggio, invece ha scannato bene, proprio per bene per bene. Bravo cazzo. Siamo arrivati al rifugio Infernotto. No! Dove? Nel pezzo più scassato. No, nel fango. No. Qui. Bellina questa. Bellissima, mamma mia, stupenda. Peccato che è chiuso questo qua. Qui è una bella sassaiolata. Più che altro è bello viscido il sasso. Mamma mia, spettacolo sta traccia, raga. Mi sa che qua siamo alla fine, si sta scendendo e siamo verso l'asfalto, non vorrei dire cazzate, ma comunque Valle Infernotto, spettacolo raga, se vi capita di passarci, tantissima roba, magari se la beccate asciutta e non umida come ci è capitato a noi, ancora meglio. La parte prima purtroppo non l'ho ripresa, ragazzi, c'era una discesa infinita, tutto ripida di sasso smosso, quindi ragazzi, riepilogando, Valle Infernotto, una bomba, per ora uno degli itinerari che mi è piaciuto di più. Vabbè, Via del Sale è la Via del Sale, certo non posso dire che sia più bello della Via del Sale, però a livello di divertimento non c'è paragone, molto divertente. E adesso diamo gli ultimi 40 minuti di asfalto, dovremmo arrivare a Pelosa adesso, comunque giornata top anche oggi. Ragazzi, abbiamo finito anche il giorno 2. È stato bellissimo rifare le Vie del Sale, non abbiamo fatto il giro lungo come lo scorso anno, non abbiamo fatto purtroppo il Tanarello, ma i colli che abbiamo fatto dopo sono stati incredibili. È stata una giornata veramente super piena, siamo stati in ballo veramente tantissimo. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete delle domande sulla povera Jinx che sta andando con una ventola sola, fatemele pure qua sotto. E basta, io sono distrutto, non vedo l'ora di dormire. Vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mancano ancora 2 giornate. I primi 2 video che sono usciti erano solamente i primi 2 giorni. Preparatevi perché nel giorno 3 andremo a fare Valle Argentera, che io non avevo mai fatto, bellissima, veramente uno spettacolo, e Giaffrò salendo dalle piste. E vi do una chicchettina: nella Valle Argentera abbiamo trovato un'icona del rally italiano sul 990 e vedrete poi chi è. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella perché sennò ve li perdete. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo settimana prossima per la giornata 3. Ciao a tutti ragazzi.